Benvenuti a This is My Architecture, sono Stefano Sandrini di AWS e oggi è qui con me Luca Di Lieto da Enel. Ciao. Luca, Enel è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni, è molto famosa in Italia e nel mondo. Tuttavia, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, che l'Enel è il più grande distributore internazionale al mondo in termini di end user. Abbiamo 74 milioni di clienti finali, metà in Italia e l'altra parte suddivisa tra Spagna e Sud America. Tu sei il product owner di un sistema che si chiama 2Bit all'interno di Enel. Vuoi darci qualche dettaglio in più? Sì, 2Bit è il sistema che gestisce da remoto il contatore elettronico che Enel installa sui punti di delivery della sua rete di distribuzione. Un caso d'uso particolare di 2Bit è quello della gestione dei dati relativi alle curve di carico. Ci vuoi raccontare l'architettura che avete implementato? Sì, i dati vengono registrati dal contatore elettronico, poi vengono raccolti da un altro apparato che è il concentratore, sempre sulla nostra rete, che li rende disponibili al sistema centrale. E abbiamo progettato il sistema centrale suddividendolo in due tier, un tier di acquisizione e un tier di processing. Il tier di acquisizione fondamentalmente è fatto da istanze EC2 con un codice custom che di fatto si connette ai device, acquisisce il dato dai device e li inoltra al SQS, quindi al tier di processing per il processing. Immagino che una volta che i dati sono entrati nella coda SQS verranno poi presi in carico dal restante tier processing. Sì, nel tier di processing abbiamo il beanstalk che di fatto fa il provisioning di istanze EC2, vi installa un daemon che è l'SQSD che si connette al SQS, fa il fetch dei messaggi e li passa al microservizio che è fatto dal nostro codice e installato direttamente sulle istanze EC2 provvisionate da Beanstalk. Il nostro microservizio di fatto utilizza come data store DynamoDB sia per i dati di inventory che per salvare i dati di processing e dopodiché genera un messaggio verso il sistema esterno tramite una coda SQS. Vedo che poi utilizzate degli altri servizi, Redshift, S3 e Kinesis. Esattamente per cosa li utilizzate? Li utilizziamo per controllare il processing all'interno di questa architettura. Di fatto abbiamo dei tool DBI che si connettono al Redshift, che tramite una funzionalità di Redis Spectrum è in grado di fare query su S3. I dati su S3 arrivano sostanzialmente dai nostri microservizi che fanno il push dei dati su un Kinesis data stream che tramite un servizio di Kinesis Firehose va a salvare i dati su S3. I dati che noi andiamo a salvare su S3 sono sostanzialmente i dati che salviamo anche in DynamoDB, i dati delle metriche dei microservizi e anche il dato che arriva direttamente da device che andiamo a salvare su S3. Luca, Enel è famosa per la sua continua ricerca nell'innovazione, quindi immagino che anche nel caso di 2Bit state già cercando di capire come innovare il sistema. Sì, abbiamo attivato un POC direttamente in produzione con l'obiettivo di accorciare il tempo di attraversamento del dato all'interno di questa architettura. Okay. Quindi sostanzialmente abbiamo installato sui nostri device IoT Greengrass. Questo ci permette di spostare un po' di logica dell'applicazione on the edge, quindi sui device. Oggi praticamente utilizziamo una pattern pool per l'acquisizione dei dati perché abbiamo il nostro codice che si connette ai device. Certo. Stiamo passando, o tentiamo di passare a un pattern push dove praticamente il nostro codice su device tramite Greengrass intercetta l'evento di pubblicazione del dato, fa il forward del dato verso un IoT core che a sua volta fa il forward del dato verso il tier di processing. Quindi questo per quanto riguarda la parte edge. Per quanto riguarda invece il tier di processing, avete in mente qualcosa? Sì, guardando l'overall architecture ci siamo accorti che avevamo tutti i servizi serverless ad eccezione di uno che è il Beanstalk. Il Beanstalk fa egregiamente il suo lavoro, però a livello di monitoraggio e a livello di provisioning di fatto è diverso dagli altri. Per cui in ordine per uniformare il modello di provisioning e di monitoring stiamo cercando di sostituire l'Elastic Beanstalk con una Lambda che tramite la nuova funzionalità di Lambda Polling SQS permette di avere lo stesso pattern di integrazione con SQS, quindi il fetching del messaggio su SQS
l'utilizzo dello stesso data store e la generazione di un messaggio sempre verso il sistema esterno tramite SQS. Luca, grazie per aver condiviso con noi questo caso d'uso molto interessante e la relativa architettura. Grazie a voi. E grazie a voi per aver seguito questo episodio di This is My Architecture.